Oh, yes. Saturn, un altro pianeta. Saturn! Il Sega Saturn alla sua uscita nel novembre del 1994 fu una console di grandissimo successo, grazie a titoli come Sega Rally Championship, Virtua Fighter, i picchiaduro bidimensionali e tridimensionali aiutati anche dalla memoria esterna. Poteva riprodurre molti dei titoli arcade disponibili all'epoca solo in sala giochi. Purtroppo la complessità di programmazione, il prezzo ed il crescente successo di Nintendo 64 e di PlayStation 1 ha segnato il declino di questa console, ma ancora oggi è ricercata da collezionisti e amanti del retro gaming. Purtroppo, a distanza di questi anni, è necessaria una manutenzione ai condensatori della scheda madre, per evitare malfunzionamenti come problemi di avvio, errore nella lettura dei dischi, instabilità audio-video e qualsiasi problema legato all'invecchiamento dei condensatori. Quindi oggi vi mostrerò il recap che ho eseguito sulla mia Sega Saturn Model 2. E quindi via con lo spettacolo! Una volta capovolta la console, la prima cosa da fare sarà quella di rimuovere le viti presenti nella parte posteriore. A questo punto sarà possibile sollevare il coperchio e rimuovere prima il cavo flat dell'unità disco e poi il cavo di connessione alla scheda madre. Svitare la vita del fermo dell'unità disco. Una volta rimossa l'unità CD, via lo sportellino posteriore. Sganciare cavo e viti dell'alimentatore e svitare le viti in prossimità del connettore di collegamento del cavo di alimentazione. A questo punto sarà possibile rimuovere delicatamente l'alimentatore. Via la plastica di isolamento e rimuovere le viti che bloccano la piastra metallica alla scheda madre. Anche se sembrano uguali, separare le viti più lunghe da quelle più corte e rimuovere anche la vite che tiene il cavo che blocca l'unità CD. Navigando sul sito console5.com scarico l'intera lista dei condensatori e la loro posizione. Inserisco il codice della scheda installata sul mio Sega Saturn per trovare l'esatta corrispondenza. Prima di sollevare la piastra metallica sarà necessario scollegare il cavo flat che collega la scheda madre alla scheda dei controller. A questo punto sarà possibile sollevare la scheda madre ed individuare esattamente il modello del Sega Saturn. A volte in queste retro console è possibile trovare delle tracce di ossidazione che andranno pulite con alcol isopropilico oppure con un puliscikontatti. Per la sostituzione dei condensatori mi aiuto con il flussante, rinnovo le saldature con dello stagno fresco e con l'aiuto del succhiastagno e della treccia dissaldante procedo con la rimozione dei condensatori. Anche se ho deciso di sostituire tutti i condensatori, voglio comunque misurare i loro valori. Questo condensatore da 330 microfarad adesso ne segna solo 144. Il valore del VLOS per essere ritenuto accettabile dovrebbe essere fra il 3 e il 5%. Questo condensatore che segna il 21% è già bello che è andato. Per avere un valore di ESR che esprima il corretto funzionamento del condensatore si potrebbe fare riferimento ad alcune tabelle trovate su internet. Peccato che queste tabelle segnano tutte valori differenti. A questo punto procedo con la rimozione degli altri condensatori. Il sistema che trovo più organizzato per la sostituzione dei condensatori è quello di cambiarli a seconda della loro capacità, cioè sostituendo un gruppo di condensatori con gli stessi microfarad e gli stessi volt.
in modo da evitare scambi di condensatori. Inoltre, se si possedesse uno schema dei condensatori come in questo caso, è molto comodo spuntare quelli sostituiti man mano che si va avanti con il lavoro. Il foro passante di questi condensatori è davvero piccolo e quindi è necessario utilizzare una punta molto sottile del saldatore, in modo da liberare lo spazio per ospitare i nuovi condensatori. I condensatori sono polarizzati e quindi la loro installazione dovrà seguire il corretto posizionamento del polo positivo e del polo negativo. Questo è facilitato anche dall'indicazione presente sulla scheda madre. Una volta posizionato il condensatore, basterà saldare i piedi evitando i falsi contatti. Una volta preso il sistema per la sostituzione dei condensatori, sarà possibile procedere con il recap dell'intera scheda madre. Adesso sarà il momento della pulizia con alcol isopropilico per rimuovere i residui di flussante dalla scheda madre. Una volta pulita con alcol isopropilico e asciugata la scheda madre, passo al riassemblaggio della console, iniziando dalla copertura della batteria tampone. Si può rimontare adesso la piastra metallica superiore facendo passare il cavo flat attraverso il foro dedicato al collegamento della scheda delle porte dei controller e dei LED di accensione. Solo adesso sarà possibile ricollegare il cavo flat. Riavvito le viti ricordando la posizione a seconda della lunghezza. Questo è uno di quei casi in cui è opportuno segnare la posizione delle viti o dividerle per tipologia. Basta seguire le guide per riposizionare l'unità disco. È molto importante ricollegare i cavi di collegamento dell'unità disco, perché stranamente il mancato collegamento o un cavo danneggiato può creare dei problemi audio sulla console, come mostrerò in un video che pubblicherò presto. Adesso è il momento di fissare nuovamente l'unità disco al resto della console. Installo nuovamente la plastica che isola l'alimentatore dalla piastra metallica. Collego adesso l'alimentatore. E pronti per fissare l'alimentatore con le sue viti. Prima alla scheda madre e successivamente alla parte posteriore della console. Ricollego l'alimentatore e sono finalmente pronto per richiudere la console. Riavvito le viti della parte inferiore della console. Chiusura dello sportellino che copre il vano batteria e adesso sono pronto per il test finale. Peccato che nonostante il recap completo, il lettore CD continui a non funzionare. Ma ho una soluzione anche per questa evenienza. Se il video ti è piaciuto, like e iscriviti al canale. Ciao e buon viaggio su Saturno a tutti! Yes! 遊びの道に魂込めた一人の男が今日もいる真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせ